Ciao guerrieri di luce, Ciao, io sono Giosuè e io sono Valerio. e questo è Spiritual Podcast, lo spazio dove parliamo di crescita personale, spiritualità, sciamanesimo e lo facciamo sempre partendo da un libro o da più libri, solitamente dei classici, come è un classico il libro che abbiamo scelto oggi, ovvero Gli insegnamenti di Don Juan, scritto da Carlos Castaneda. Come prima cosa vorrei dirti, Giosuè, che questo libro ha anche un altro nome, che è A scuola dallo stregone. È un po' conosciuto con questi due libri, diciamo questi due titoli. Diciamo che all'inizio il primo titolo era A scuola dello stregone, poi nelle edizioni successive è stato cambiato. Questo libro è stato scritto negli anni 60, alla fine degli anni 60, e è il risultato di un percorso di studio da parte di Carlos Castaneda. Carlo Castaneda è un antropologo che è vissuto dal 1925 al 1998, una cosa strana che è nato il giorno di Gesù, che è nato il 25 dicembre. Ah già. E questo libro, come abbiamo detto, ha una caratteristica che è lo stile narrativo che è particolare, perché è scritto in prima persona e quindi non è un vero e proprio testo antropologico, anche se e non tutti sanno che questo libro è l'evoluzione della sua tesi di laurea, perché lui aveva portato proprio come tesi di laurea questo argomento. E quindi ha uno stile narrativo in prima persona e è proprio un vero e proprio romanzo, se così possiamo dire, tanto che è stato criticato questo stile perché si allontana dallo stile accademico, ovviamente, e quindi è stato molto criticato. Tanto che alcune parti o tutto il libro si può anche pensare che siano inventati o quantomeno non sia esistita questa figura di Don Juan, ma sia proprio un racconto di più esperienze riportato a livello ovviamente narrativo. Io credo anche che non sia così importante sapere se questo libro in realtà sono fatti reali o è il frutto di una storia creata dai suoi studi, perché gli importanti sono gli insegnamenti, appunto si chiama gli insegnamenti di Don Juan, sono proprio gli insegnamenti che Don Juan vuole trasferire a Castaneda. Questo è il primo di 12 libri che Carlos Castaneda ha scritto e dove racchiude proprio tutto l'insegnamento ricevuto in questo apprendistato sciamanico. E diciamo che comunque ci fa conoscere una forma di sciamanesimo, in particolare di sciamanesimo tolteco, appartenente proprio al lignaggio degli Yaqui, che sono Assolutamente. appunto degli sciamani presenti in una parte del Sì, Messico, sono no? la parte del Messico che è vicina agli Stati Uniti, all'Arizona, precisamente nella zona di Sonora, no? Dove è Esatto, infatti ambientato il libro. anche l'incontro tra Carlos e Don Juan è avvenuto proprio nel deserto di Sonora e dove chiaramente Carlos si è avvicinato a questo sciamano proprio perché era ansioso di conoscere, di ricevere delle informazioni riguardanti proprio alle pratiche sciamaniche eseguite in quella parte di mondo, se così possiamo Sì, dire. e prima di addentrarci nel vero e proprio libro, una cosa che ci tengo a specificare è quella del fatto che intanto Castaneda va letto non a caso, ma con una sequenza ben prestabilita, che è quella con cui ha scritto i libri. Proprio perché sennò si perdono dei passaggi fondamentali dello sciamanesimo tolteco e del pensiero di Don Juan. Tanto che chi legge solo i primi libri, ti ricordo che di questi 12 libri i primi tre sono una vera e propria trilogia. Spesso le persone si fermano a questi primi tre libri e cosa succede? Che si ha una visione distorta di questo tipo di sciamanesimo, perché per l'appunto in questi primi tre libri, in particolare nel primo, Don Juan presta molto attenzione alle piante psicotrope, in questo caso al peyote, però man mano che si va avanti nella lettura di Castaneda si capisce che le piante psicotrope sono utilizzate per scardinare tutti i preconcetti che può avere Castaneda sul mondo sciamanico e anche per scardinare la mente razionale di Castaneda. No? Man mano che si va avanti si vede che queste piante hanno sempre più un aspetto marginale nella cultura dello sciamanesimo tolteco. Non è che non ci sono, ma diventa sempre più marginale. Sono chiaramente piante sacre nella cultura sciamanica, piante di medicina, piante che hanno uno spirito, vengono considerate anche degli alleati, no, dello sciamano. Assolutamente sì, e hai detto proprio bene, sono dei veri e propri acceleratori.
Don Juan utilizza con Castaneda le piante psicotrope proprio perché ha necessità di accelerare questo processo di consapevolezza, di scardinare la sua mente razionale e quindi utilizza questo metodo. Ovviamente Castaneda fa uso di piante psicotrope sotto la guida di Don Juan e quindi è seguito da un vero e proprio sciamano. Cosa che magari oggi è più difficile da fare, no? Perché ci sono tante realtà un po' improvvisate o comunque messe insieme semplicemente per puro business e quindi anche magari andare in dei luoghi nel mondo dove si crede si possa incontrare dei veri sciamani, a volte purtroppo si può finire in delle situazioni non proprio. Sì, perché vorrei farti un esempio molto pratico, no? Che cosa sono le piante psicotrope? Prima ho parlato di acceleratore e possiamo fare l'esempio di quando prendiamo la patente per l'auto e anche la Fiat Panda è un'auto, funziona. Arrivo, se io parto da Milano, arrivo benissimo a Roma. Ci metterò magari un po' più di tempo rispetto ad altre auto, ma sono neopatentato e quindi ho bisogno di una macchina che mi porti a Roma in questo caso, ma Piano tutto piano piano, piano, diciamo così. tranquillo. L'acceleratore, quindi le piante psicotrope, sarebbe come prendere la patente e utilizzare subito una Lamborghini o una Ferrari. Il rischio, oltretutto senza magari nessuno accanto che ci insegna Guidi. un attimo come funziona la Ferrari o la Lamborghini. Quindi è un rischio molto alto, è che da Milano a Roma facciamo degli incidenti. È la stessa cosa che può capitare con l'utilizzo delle piante psicotrope se non siamo seguiti da persone preparate. È un acceleratore, ma è un acceleratore così importante che rischiamo di crearci dei problemi, mentre magari ci sono altre tecniche per accedere a questo stato alterato di coscienza che sono più in linea al nostro essere, no? E infatti, diciamo, uno dei primi concetti che vengono ampiamente esplorati in questo testo antropologico, che quindi narra proprio l'esperienza in prima persona vissuta da Carlos Castaneda al fianco di questo sciamano che è stato proprio il suo mentore, il suo insegnante, uno dei primi concetti è proprio quello di una realtà altra rispetto a quella a cui siamo abituati. Quindi tutti noi pensiamo, o comunque siamo stati educati a pensare, che la realtà sia soltanto quella che noi sperimentiamo con i nostri cinque sensi, la realtà fisica, la realtà del mondo materiale, Quella di tutti i giorni. quella di tutti i giorni. E il primo insegnamento che dà Don Juan è che in realtà esiste un'altra realtà, che è una realtà che riguarda invece l'energia delle cose, quindi il mondo spirituale e quindi una dimensione agli occhi dell'essere umano in uno stato ordinario di coscienza, una dimensione invisibile, però comunque altrettanto reale come il mondo ordinario. E quindi i primi esercizi, i primi insegnamenti riguardano proprio questo. E quindi Don Juan cerca di far esplorare il mondo dello spirito a Carlos attraverso anche, come abbiamo detto, le piante di medicina, nello specifico il peyote. Sì, perché vuole fargli vedere il mondo con occhi diversi, non con gli occhi fisici, ma con gli occhi del cuore. E quindi, proprio perché deve scardinare la sua mente razionale in poco tempo, utilizza le piante psicotrope, come abbiamo detto, no? E qui diciamo la prima critica, no, che potrebbe sorgere è il fatto che proprio all'inizio dell'apprendistato Don Juan abbia deciso di far utilizzare delle piante di medicina che, come abbiamo detto, è come avere in mano una Ferrari quando siamo alle prime armi, no? Però c'è un motivo specifico. Qual è? Ma intanto, prima di tutto, bisogna dire che non utilizza solo le piante medicina, ma fa capire a Castaneda l'importanza di esercitarsi per comprendere e capire questa realtà non ordinaria, con diversi esercizi. Per esempio, mi ricordo che fa osservare le persone per comprendere oltre l'apparenza quella persona. E proprio utilizza in realtà le piante psicotrope perché proprio gli vuole far fare subito un'esperienza forte, Secondo fargli. me per abbattere il suo scetticismo. Sì, esatto. Quando si dice anche
abbattere la mente razionale, vuol dire anche quello, abbattere lo scetticismo che in una persona occidentale c'è, perché siamo in un mondo in cui, in una società in cui è reale ciò che tocchiamo, quindi tutto ciò che non si vede e non è percettibile è visto come irreale, e quindi lui deve far capire questa cosa. Che poi attenzione, cioè per noi adulti, quindi persone strutturate, persone che hanno ricevuto un indottrinamento da parte della famiglia, da parte della società, questa realtà altra, e quindi la realtà riguardante il mondo dello spirito, viene considerata quasi una realtà di fantasia. Ma se tu chiedi a un bambino che ancora non ha ricevuto quell'indottrinamento, per lui il mondo dello spirito è reale tanto quanto il mondo della materia, ed è per questo che molti bambini appunto comunicano con entità invisibili che loro pensano essere amici immaginari, o vengono chiaramente definiti dai genitori amici immaginari, animali immaginari, e che invece nella visione sciamanica sono semplicemente degli alleati, degli spiriti alleati. Infatti il passo successivo, dopo che Don Juan ha smantellato le credenze di Carlos attraverso le piante di medicina e gli ha fatto esplorare poi il mondo invisibile, il passo successivo, che è avvenuto poi chiaramente di spontanea conseguenza, è stato quello di incontrare degli alleati. Quindi Carlos è riuscito ad incontrare degli alleati spirituali che possono assumere forme diverse, sembianze diverse. Alcuni possono essere spiriti delle piante, spiriti della natura, animali di potere. Stai parlando degli spiriti delle piante, il mescalino che è lo spirito che incontra il mescalino, che è lo spirito ovviamente del peyote. E ovviamente l'incontro con questi alleati è importante perché sono dei veri e propri maestri, quindi questi alleati hanno delle informazioni da darci, hanno degli insegnamenti che ci devono passare. E è interessante come in tante culture sciamaniche quanto sia importante proprio andare a conoscere questi spiriti alleati, che poi è un po' la cosa che insegniamo anche noi nei nostri corsi di sciamanesimo transculturale, perché ricordiamoci sempre che quando si accede a questo mondo spirituale dobbiamo essere sempre con le nostre guide, perché le nostre guide, oltre a darci informazioni e quindi a insegnarci pratiche sciamaniche, a darci insegnamenti, ma sono dei veri e propri protettori in quel mondo, e quindi noi, accedendo a questo mondo non ordinario, insieme alle nostre guide siamo sempre protetti e quindi siamo in una realtà tranquilla e sicura. Poi chiaramente noi utilizziamo la modalità del suono per aiutare le persone ad accedere a uno stato di espansione della coscienza, ma sappiamo benissimo che chiaramente se si utilizzano delle piante di medicina il tutto avviene in maniera molto più accelerata, appunto come dicevamo prima. Però ciò non toglie che esplorare il mondo dello spirito è possibile anche senza assumere delle sostanze Assolutamente. psicotrope. Si può fare in uno stato di profonda meditazione o attraverso il viaggio sciamanico, quindi abbandonandosi al suono del tamburo e esplorando quella dimensione, andando in profondità dentro noi stessi. Ovviamente il metodo con il tamburo è quello più congeniale a noi, ma come dicevi te, di metodi ce ne sono tantissimi, anche solo la musica da meditazione può aiutare ad accedere a uno stato alterato di coscienza. Ovviamente poi ognuno utilizza la tecnica che risuona più con se stesso, no? Con lui. E una cosa da aggiungere importante di queste esperienze, ed è una cosa su cui Don Juan punta molto il dito, è l'importanza di effettuare questi viaggi con l'intento, perché non si effettuano mai viaggi senza un intento ben preciso. L'intento è il motore, è il fuoco che ci dà che si accende e ci dà la possibilità di esplorare al meglio questo mondo spirituale. Infatti quando qualcuno, no, vuole agire a livello magico, se così vogliamo dire, per cambiare le cose o per influenzare le energie in modo che le situazioni vadano in un certo modo, gli sciamani ti dicono: "Intentalo". Cioè, quello devi fare, non devi fare tante cose, devi intentarlo, devi avere un intento forte. E qui ci tengo anche a dire una cosa importante: l'intento è molto legato alla forza di volontà. Per cui per avere un forte intento bisogna avere una forte forza di volontà. Ciò vuol dire che dobbiamo essere anche padroni di noi stessi.
A volte io un pochino mi arrabbio, no, quando vedo le persone che, pensano che attraverso le pratiche sciamaniche di poter stravolgere la loro vita, di cambiarla o di fare grandi cose utilizzando le tecniche sciamaniche, quando poi non hanno magari nemmeno la forza di volontà per seguire una disciplina come quella magari di meditare 20 minuti al giorno o di seguire una dieta perché vogliono perdere peso o di smettere di fumare perché fa loro male. Cioè, se tu non hai una forza di volontà che ti permette di padroneggiare te stesso, come puoi pensare di padroneggiare le energie o di poter comandare gli spiriti andando su un piano molto più alto? È impossibile. Quindi il primo lavoro, ed è anche quello su cui si concentra Don Juan, su Carlos, il primo lavoro che un apprendista sciamano deve fare è quello di rafforzare il più possibile il controllo di sé, rafforzare il più possibile la propria forza di volontà, far sì che le proprie azioni, il proprio stile di vita sia in linea con il proprio intento, con il proprio volere. E quindi dire, per uno sciamano, dire vorrei tanto smettere di fumare ma non ci riesco, non esiste proprio. Ma dove vuoi andare? Voglio dire, senza, non voglio assolutamente offendere nessuno, però ci tenevo proprio a sottolineare questa cosa. Il fatto di dire non riesco è una tua credenza, non è vero che non ci riesci, ti hanno convinto il mondo esterno fatto di persone con pochissima forza di volontà, l'hai sentito dire tantissime volte da persone con pochissima forza di volontà, che è difficilissimo seguire una dieta, è difficilissimo smettere di fumare, che quasi nessuno ci riesce. Menzogna. Infatti Don Juan dice che uno sciamano si deve comportare come un vero e proprio guerriero, no? Quindi deve avere sobrietà, strategia e disciplina, che sono le qualità del guerriero, proprio per quello, no? Non deve farsi sopraffare dalla paura, ma deve prendere in mano le redini della propria vita. E infatti anche noi quando chiamiamo le persone che ci seguono guerrieri di luce, facciamo anche un po' riferimento a questo concetto, no? Il guerriero deve essere una persona che ha padronanza di sé. Allora puoi avere anche potere sul mondo esterno, ma in primis devi avere padronanza di te. Deve essere centrato, deve essere nel qui e ora, tanto che la morte per lo sciamano è un alleato, no? Perché se io so che devo morire domani, oggi farò tutto quello che devo fare, proprio perché so che domani finisce la mia fine, e quindi non rimanderò le cose e quindi avrò un atteggiamento da vero e proprio guerriero. Ritornando, Giosuè, alla realtà non ordinaria, questa realtà non ordinaria per Castaneda, o meglio per Don Juan, ha un nome ben preciso. Il Nagual. Nagual, no? Perché la realtà si divide, la dualità poi, se ci pensiamo bene, si divide in tonal e nagual. Il tonal è la realtà ordinaria, quella di tutti i giorni, mentre l'altra realtà è il nagual, e quindi il mondo del non conoscibile, del mistero, no? E l'importanza è rimanere tra questi due mondi, cioè lo sciamano non si deve perdere né in un mondo né in un altro, deve vivere sempre a cavallo di questi due mondi. E qui penso sia Cosa importante. non facile, No, cosa in non un facile. contesto anche di vivere in società con le altre persone. Quindi se io devo pensare a una persona normale che va a lavorare tutti i giorni in ufficio o in negozio, dove sia, e che deve in qualche modo vivere in bilico tra questi due mondi, tra Nagual e Tonal, la vedo un'impresa molto difficile. Diverso è per chi come noi ha fatto dello sciamanesimo uno stile di vita e quindi può permettersi anche di isolarsi, no? A volte dal mondo esterno per poter fare le sue esperienze sciamaniche. Certo, e non solo, anche dove vivi aiuta molto, perché se sei in contatto con la natura hai già un acceleratore, sei già avvantaggiato che vivere in città, ovviamente, perché in città ormai c'è un vero e proprio distacco dalla natura e quindi anche accedere alla realtà non ordinaria è più complicato che magari quando sei in natura, o mi viene in mente qua alle Canarie, quando sei sulle dune di Maspalomas. È ovvio che il contatto è più immediato, perché l'ambiente ti aiuta. Certo. Una cosa però legata al Nagual e al Tonal molto importante è il punto di unione, che poi è quel punto che lo sciamano sposta, e magari se vuoi dare delle informazioni maggiori proprio per accedere
all'altro mondo. È come se fosse questo punto di unione, è come se fosse un portale che ci permette di bypassare dal mondo ordinario al Nagual e dal Nagual al tonale, quindi dall'altro mondo alla realtà ordinaria. Sì, parla Don Juan proprio di questo punto di assemblaggio o punto di unione che è posto, diciamo, dietro le scapole, no? In linea di massima. E quindi quando questo punto si allontana dal corpo fisico, la persona riesce a percepire e a sperimentare anche il mondo invisibile, il mondo dello spirito. Quando invece è più vicino al corpo fisico, chiaramente si ha uno stato di coscienza ordinario. Più semplicemente possiamo dire che quando viviamo nella realtà ordinaria, il punto di contatto, di unione, come vogliamo chiamarlo, è più vicino al nostro campo energetico, al nostro corpo. Quando utilizziamo o piante psicotrope o altre tecniche, l'obiettivo è proprio di spostare questo punto di unione, questo punto di contatto, spostarlo dal nostro campo energetico, dal nostro corpo, e spostandolo man mano che si allontana entriamo nell'altro mondo, no? E Sì. quindi in questo caso nel Nagual. Quindi, perché si chiama punto di unione? È il punto di unione tra la coscienza, quindi ciò che realmente siamo, e il corpo e quindi anche la mente razionale, no? E chiaramente quando la nostra coscienza si sposta dal piano materico fisico, ha la possibilità anche di codificare la realtà invisibile attraverso altri sensi che non sono quelli fisici, ma sono quelli propri della coscienza. Questa è la mia visione. Sì, possiamo anche dire che questo libro ci sono veramente tante informazioni, ma che è necessario leggerlo diverse volte per comprenderne appieno i significati, sia perché è scritto in maniera non semplice, essendo un libro comunque degli anni 60 e oltretutto la prima edizione, o meglio, nasce da una tesi universitaria, quindi non è un libro proprio di facile comprensione e quindi va letto più e più volte per comprenderne appieno tutti i messaggi che ci dà, Sì, no? poi c'è anche da dire che non è un manuale che ti spiega passo passo cosa fare per acquisire questi insegnamenti, per farli propri. Quindi il lettore è un po' come se fosse un osservatore esterno che attraverso l'esperienza raccontata da Carlos Castaneda si fa una propria idea ed eventualmente può tentare di cucirsi addosso questi insegnamenti attraverso le pratiche anche suggerite, ma ecco, suggerite ed illustrate non in maniera estremamente precisa e specifica come si potrebbe trovare in un manuale, no? È No, più un romanzo, ecco, è più questo un è quello che romanzo voglio perché ogni dire. capitolo, a prescindere dall'introduzione dove spiega il perché va a incontrare questo sciamano e spiega l'incontro, ma poi ogni capitolo è proprio una vera e propria lezione ogni volta. Ogni volta Castaneda ti racconta quello che ha appreso e quindi ogni capitolo è come se fosse una cosa a parte, no? Dove poi l'autore va a spiegare, però non è un manuale, è un vero e proprio racconto. Vale, secondo te questo testo, Gli insegnamenti di Don Juan, è un libro che consiglieresti a chi si approccia allo sciamanesimo per la prima volta o è una lettura che secondo me dovrebbe essere fatta più avanti nel percorso? Allora, io direi che è una lettura, siccome non è una lettura semplice, all'inizio bisognerebbe passare da dei testi più semplici, appunto, dove i concetti vengono spiegati più con un linguaggio più adatto a noi. Ovviamente è un passaggio obbligato sia per chi pratica sciamanesimo e oltretutto per chi si approccia allo sciamanesimo tolteco. E leggere questi libri sono dei passaggi importantissimi, però non è un libro da prima lettura. Sì, poi vorrei dire anche un'altra cosa, cioè questo tipo di sciamanesimo è un tipo di lignaggio sciamanico, perché ci è capitato, anche attraverso la nostra esperienza personale, di avere a che fare con persone seguaci appunto del lignaggio di Castaneda, espresso e spiegato attraverso i suoi 12 libri, e che quindi prendono questi testi e questi insegnamenti come se fossero quasi dei dogmi, no? La Bibbia, la verità assoluta.
Questo dal mio punto di vista e dalla mia sensibilità stride molto con l'anima dello sciamanesimo, dove lo sciamanesimo ci insegna che noi dobbiamo fare affidamento soltanto della nostra esperienza diretta e non fare necessariamente un atto di fede e accogliere tutto quello che ci viene propinato o insegnato. Sì, diciamo che ovviamente questo tipo di sciamanesimo è uno sciamanesimo di un dato lignaggio e quindi è molto simile a una religione sotto certi aspetti, perché ci sono delle regole ben precise. Ovviamente nella nostra visione noi abbiamo una visione più transculturale e quindi quello che interessa a noi dello sciamanesimo è andare a estrapolare l'essenza dello sciamanesimo, quelle tecniche, quelle pratiche che possiamo anche utilizzare noi nell'Occidente, perché ovviamente ci sono delle pratiche che sono di quel lignaggio che a mio parere stridono un po' con l'uomo occidentale. Questo non vuol dire che non Cioè anche siano... lo stesso utilizzo del peyote, cioè ora non è che è di facile reperibilità Certo, nel nostro mondo occidentale, devi andare magari fare un viaggio, rivolgerti a uno sciamano nativo del posto e seguire un determinato apprendistato, quindi capisco benissimo quello che vuoi dire. E ora questo testo, Gli insegnamenti di Don Juan, che è il primo libro, diciamo che esprime dei concetti abbastanza universali e che si possono adattare a tutti i lignaggi sciamanici più o meno. Poi chiaramente quando Castaneda va avanti e scrive altri libri e va più nello specifico, beh, lì ci sono proprio, diciamo, dei concetti che diventano quasi, come ti posso dire, diventano quasi dei dogmi per alcuni. Non so, faccio un esempio, anche il concetto stesso di voladores, di cui anche noi parliamo, noi lo facciamo in un determinato modo, ma i puristi di Carlos Castaneda chiaramente non è che accolgono bene l'approccio attraverso il quale noi parliamo del fenomeno dei parassiti energetici o, per essere più corretto, dei predatori. Perché poi perché se c'è attenzione a un dire purista dello sciamanesimo tolteco e dici parassita energetico, mai sia, ti riprende subito. sono predatori. Per esempio, un'altra cosa che diventa quasi una religione è come deve essere affrontata la sessualità, no? All'interno di questo lignaggio. Ovviamente non si parla di questa cosa nel primo libro, sono cose che si vedono nei Nei libri libri successivi. successivi, però ovviamente la visione, per esempio, di non fare sesso in maniera sfrenata perché si perde energia, sono tutti insegnamenti. Sì, che troviamo in vari lignaggi, anche non necessariamente sciamanici, no, quindi anche, non so, nella magia cerimoniale, per esempio, il mago prima di eseguire un rituale deve astenersi dall'attività sessuale proprio perché c'è la consapevolezza che questo porta a una perdita di energia e questo lo ritroviamo anche in Castaneda. E su questo posso essere d'accordo, cioè effettivamente l'energia sessuale è un'energia magica, un'energia potente, un'energia preziosa. Però dal mio punto di vista e per gli studi che ho fatto ci sono anche delle tecniche da poter utilizzare per assorbire energia pranica, energia divina, energia legata alla fonte, al grande spirito, attraverso l'intento, attraverso la respirazione, attraverso altre pratiche. Quindi ecco, il fatto di la cosa che mi ha colpito, per esempio, è che i sciamani yaki, gli stregoni, non praticano sesso, cioè loro sono casti esattamente come i nostri preti, proprio perché sanno benissimo o hanno la consapevolezza che l'attività sessuale porta a una perdita Di di potere potere. personale. E il potere nello sciamanesimo tolteco, nello sciamanesimo in generale, è alla base, no? E alla base e oltretutto non fanno neanche figli. Quindi nel lignaggio Yaki, e questo lo dico anche per rispondere a quelle persone che dicono ah ma lo sciamano può essere sciamano soltanto se il padre è stato sciamano, la madre è stata sciamana e così via. Nel lignaggio di Don Juan gli stregoni non possono fare figli perché nel momento in cui mettono al mondo un'altra creatura è come se una parte della loro coscienza si staccasse,
creando un buco energetico che man mano che il figlio cresce, si evolve, è come se portasse via parte della sua energia, del suo potere personale, e quindi renderebbe lo sciamano impossibilitato a svolgere le sue funzioni. Ora, anche questo dal mio punto di vista è un concetto piuttosto dogmatico, però io ho molto rispetto per chi ha questa forma di credo, definiamola così, e non mi permetto assolutamente di giudicarlo, però allo stesso modo un pochino mi arrabbio quando sono gli altri a giudicare o a criticare il mio modo di vivere lo sciamanesimo o il mio modo di vivere la spiritualità, perché ricordo sempre che lo sciamanesimo è una tecnica che ti porta a trovare la tua bussola interiore, a capire che cosa è vero per te, che cosa funziona per te. Quindi se una cosa a te funziona e ti crea dei risultati tangibili, basta, quella è la via. Se invece tu segui magari delle regole che ti vengono illustrate da altri, che però su di te non hanno alcun effetto, non vedo perché devi continuare a credere a quello che ti è stato insegnato o a praticare delle tecniche che a te non danno alcun tipo di vantaggio. Perché dico questo? Perché a volte mi è capitato anche di incontrare persone che hanno speso tantissimi anni cercando di seguire tutti gli insegnamenti, tutti i dogmi, tutte le regole che magari si trovano in testi come quelli di Castaneda, senza però mai riuscire a fare quello switch, senza mai riuscire a percepire effettivamente il Nagual, no? Il mondo dello spirito, o a entrare effettivamente in contatto con degli alleati spirituali. E quindi la mia visione è cambia metodo, non è detto che una tecnica, un lignaggio sia per forza l'unico giusto, no? Ci sono tanti modi, sappiamo che l'insegnamento in linea di massima, la verità può essere una, ma per giungere a questa verità ci sono molteplici vie. Se ci pensi, anche nella vita ordinaria ci sono molteplici vie per arrivare ad un punto di destinazione. Quindi se ci sono nella vita ordinaria, immaginiamoci quante ce ne possono essere in una vita non ordinaria, in un mondo fatto non di cose tangibili, no? E quindi ognuno deve trovare la sua metodologia, quella che risuona in più e Altrimenti che funziona, perché come diciamo sempre, alla fine gli strumenti devono funzionare. Se gli strumenti funzionano, sono giusti. Se gli strumenti non funzionano, non sono giusti, non in generale, non sono giusti per noi. e poi diventa lo sciamanesimo, a quel punto diventa semplicemente una religione fatta di dogmi, fatta di credo, e gli togli l'anima dello sciamanesimo, perché lo sciamanesimo è tutt'altro. Lo sciamanesimo insegna alla persona ad ascoltarsi dentro, a guardarsi dentro, a trovare la conoscenza dentro di sé, non al di fuori, dentro di sé, perché dentro di noi è come se fosse racchiuso tutto l'universo, perché siamo creature connesse con il tutto, come se fossimo delle emanazioni del grande spirito. Questo chiaramente è il mio punto di vista legato all'esperienza che ho avuto, e capisco che non per tutti sia così. Quindi te lo consigli invece questo libro o secondo te è da leggere successivamente? È molto difficile questa domanda perché non siamo tutti uguali, e quindi ci può essere una persona che risuona particolarmente con questo lignaggio sciamanico, magari perché ha degli antenati che provengono da quel lignaggio, no? E quindi ha delle memorie nel DNA che lo collegano a quel lignaggio. Allora in quel caso questo libro potrebbe essere una rivelazione assoluta, potrebbe aprirgli proprio le porte della conoscenza e dello sciamanesimo. Per altri invece potrebbe essere un pochino più di difficile comprensione. Quindi, come sempre, se vi sentite magari attratti da questo testo, può essere interessante leggerlo e vedere come risuona in voi, però ecco, approcciatevi a qualsiasi testo di spiritualità o di sciamanesimo sempre con uno sguardo critico e sempre con la voglia di sperimentare ciò che vi viene insegnato e capire se effettivamente per voi funziona oppure no. Però ricordiamo che è importante questi libri leggerli nella giusta sequenza, perché sennò si rischia, già sono difficili, sennò si rischia di
non capire niente. Poi certo, se una persona viene già da un percorso sciamanico, come può essere quello che insegniamo noi, quindi uno sciamanesimo transculturale, senza l'utilizzo di piante psicotrope e così via, e a un certo punto vuole acquisire maggiore conoscenza dei vari lignaggi sciamanici, senz'altro i libri di Castaneda è un qualcosa che noi consigliamo vivamente, perché va a completare o ad arricchire in qualche modo la conoscenza sciamanica finora ricevuta. Sai, io ti posso parlare per esperienza diretta, no? Nel senso che la prima volta che ho letto questo libro erano i primi tempi che mi approcciavo allo sciamanesimo, è stato un testo molto complicato, però sono arrivata alla fine della prima parte del libro con tanti dubbi e perplessità, no? Perché tante cose non le avevo proprio capite, ma non avevo capito proprio le basi e quindi il concetto mi diventava difficile capirlo in toto. Però poi con l'esperienza dello sciamanesimo l'ho riletto a distanza di anni e ho visto dei messaggi che non avevo assolutamente compreso, no, nella prima lettura, e ogni volta che lo leggo, l'ho detto all'inizio, c'è sempre quel tassello in più che mi fa comprendere meglio anche i libri successivi, perché comunque è tutto un percorso, quindi se non conosci bene dello sciamanesimo tolteco le basi, diventa poi complicato andare un po' succede un po' in tutto, però ovviamente nelle pratiche più avanzate. Giosuè, secondo me abbiamo parlato abbastanza di questo libro, abbiamo dato un'infarinatura, ovviamente il consiglio è quello di leggerlo perché Chiaro. il nostro è stato un po' un riassunto del libro e del pensiero di Castaneda e dello sciamanesimo tolteco. E Quindi poi l'abbiamo chiaramente raccontato e affrontato i vari temi anche in base alla nostra consapevolezza, che non necessariamente si sposa bene con quella di un'altra persona. Ognuno ha assolutamente. il suo filtro, no? Ognuno ha la sua mappa del mondo e può farsi un'idea magari a volte diversa, molto più interessante di quella che noi ci facciamo. Assolutamente sì. In descrizione vi lasciamo il link al libro, così se qualcuno è interessato può andare direttamente a comprarlo e a leggerlo. Bene ragazzi, per oggi concludiamo qui questo podcast. Scrivete nei commenti se avete letto gli insegnamenti di Don Juan, che cosa ne pensate al riguardo e soprattutto se avete qualche altro libro da consigliarci di cui volete che parliamo in questo podcast o un altro argomento che a voi interessa particolarmente, scrivetelo sempre nei commenti. Prima di salutarli, lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ovviamente, questo perché? Perché YouTube penalizza tutti questi video che parlano di spiritualità, quindi dobbiamo farli salire in queste gradatorie, quindi l'unica cosa è lasciare il like. Condividerlo magari a persone che sapete interessano certi argomenti in modo da farlo girare. E noi ci vediamo al prossimo podcast. Ciao! Ciao!